Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre 2025. Ok ragazzi, barbecue qua c'è scritto e la carta del diavolo. E con la carta del diavolo diciamo che le cose possono essere due, o si tratta di riprendersi il proprio potere personale, oppure potrebbe essere una sorta di tossicità dovuta magari a rabbia repressa, piuttosto che al controllo, piuttosto che al condizionamento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire in questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione potete trovare anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi sempre in descrizione ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono tre. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Ognuno di questi corsi comunque ha la propria playlist. Vi ricordo inoltre che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio che si terrà a gennaio 2026, ma anche di quello avete il video sotto in descrizione e il programma nella pagina web. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per il mese di novembre per il Toro. Partiamo con un 6 di spade. Abbiamo la carta della stella. Dieci di coppe. Abbiamo la carta della forza. La regina di spade. Abbiamo un 8 di bastoni. Cavaliere di denari. E 8 di denari. Adesso ragazzi andiamo a vedere un attimino qual è l'energia generale del mese, potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro e dopodiché andiamo a vedere per i single, scusate, per l'amore, il lavoro, l'economia e via dicendo. Allora partiamo da questo 6 di spade. Abbiamo un 5 di bastoni, il carro e un 7. E un 7 di coppe. A inizio mese sento che qualcuno avrà voglia letteralmente di scappare, di andarsene. Mi viene proprio da dire di andare verso posti più tranquilli, più sereni, meno problematici, meno conflittivi. Andiamo a vedere la stella. La stella un'altra volta, mi pare giusto. E ruota della fortuna. Non lo so, come la sensazione che per qualcuno potrebbero cambiare gli obiettivi. Andiamo avanti, vediamo questo 10 di coppe. Abbiamo un fante di spade e il matto. Credo che ci sia come un nuovo inizio qui con questo matto, ragazzi. Tenete presente che prima avete anche la ruota della fortuna,
Quindi io ho la sensazione che se doveste fare un viaggio, considerato il carro, se doveste decidere di spostarvi, di lasciarvi qualche cosa indietro, vi si aprono una serie di possibilità e secondo me una di queste può andare in porto. Ora, siete tanti, avete tutte situazioni diverse. Non so se questa possibilità potrebbe essere lavorativa, abitativa, relazionale, cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Però pare che spostandovi, semplicemente spostandovi da dove siete, cambia la dinamica con questa ruota della fortuna e inizia qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere la forza. Sacerdotessa e 9 di coppe. Sì, io sento che, perché qui c'è un 7 di coppe, come se l'andarvene, lo spostarsi da una situazione, una relazione, una discussione potrebbe anche essere, cioè per la serie non ho più voglia di discutere, anche se vi dico la sincera verità, secondo me vi allontanerete da un gruppo di persone o da una persona specifica e questo vi darà il passo per aprirvi, come vi dicevo prima, diverse possibilità. E secondo me con queste due carte la sacerdotessa vi dà l'occasione di poter guardare ad un futuro lontano ed è un po' come se tra la forza e il 9 di coppe cercaste di costruire questo senso di soddisfazione personale. Vi sento come costruire una nuova vita, un nuovo percorso. Fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere la regina di spade. Mondo, carta di chiusura e 8 di coppe. Vi sento come decisi ad andarvene, a fare il viaggio, a spostarvi. Per qualcuno potrebbe essere proprio il concludere le relazioni con questo passato, se vogliamo. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Due di spade e asso di coppe. Mm. Non vi nego, ragazzi, che togliendovi da dove siete, non è che dovete togliervi da dove siete. Il 5 di bastoni parla di lotte, di bisticci, di litigi, di incomprensioni ed è da lì che vi spostate. Poi non so con chi ci saranno queste incomprensioni, però è come se se foste stufi di litigare, di discutere sempre, di dover giustificare. E quindi c'è come il bon basta, cioè mi sono stufata o stufata di queste dinamiche, voglio qualche cosa di più. Questo allontanamento effettivamente vi aprirà delle strade, avete tre carte di viaggio, quindi può essere anche uno spostamento fisico, un trasloco, anzi quattro se contiamo anche l'otto di coppe. Ehm, e io ho come l'idea che questo movimento darà il passo a qualche cosa di nuovo. Tenete presente che con il matto ci potrebbe essere proprio una nuova avventura, una nuova conoscenza, una nuova storia, un viaggio, l'avventura può essere intesa sia a livello romantico, ma anche a livello personale, un'avventura nel senso che ne so, mi avventuro, vado in macchina, prendo la macchina, parto e vado, senza una fissa meta, anche se in realtà sento che ce l'avete con la stella, e vediamo dove mi porta il cuore. Ed è un'avventura personale, magari per sfidare i propri limiti, però ci sono forti probabilità, soprattutto per i single, che sia una nuova avventura amorosa, romantica. Andiamo a vedere. Ok, guardate che è venuto fuori il Cavaliere di Coppe, che spiega un Cavaliere di Pentacoli. È un 5 di spade. Andiamo a vedere anche l'8 di Pentacoli. Due di coppe, ragazzi. E 8 di pentacoli che è già qua.
Secondo me questo diavolo è qua all'inizio, nel senso che c'è un qualche cosa che vi costringe, c'è un qualche cosa che vi, direi anche schiavizza o che vi fa arrabbiare. Ad un certo punto decidete nel mese di novembre che basta, mi sono stufato, voglio andare oltre, voglio perseguire i miei obiettivi e con la ruota della fortuna, ragazzi, vi dico che potrebbero proprio arrivare delle possibilità inaspettate, cioè cose che non vedete adesso e che potrebbero presentarsi in un futuro. Terminiamo con un 2 di coppe e un 8 di pentacoli che spiegano un altro 8 di pentacoli. Secondo me cambia proprio la quotidianità. Adesso poi quando parlerò delle relazioni andrò un po' più nello specifico, però è come se si trovasse una nuova quotidianità più tranquilla, più calma rispetto a questa, diciamo così. Allora, partiamo con il lavoro. Se siete senza lavoro, io ho la sensazione che spostandovi magari un po' e comunque con questa ruota della fortuna ci sia effettivamente la possibilità che qualche cosa di nuovo inizi. Vi dirò, per qualcuno potrebbe non essere poi così vicino casa e quindi doversi proprio o spostare o trasferire, però ho anche la sensazione che per molti di voi potrebbe essere come un ruolo importante, nel senso che è un ruolo di comando, è un ruolo di gestione, di organizzazione. Per qualcuno potrebbe essere proprio un ruolo come capo, dove c'è da gestire altre persone, mi verrebbe da dire. E vi dirò anche che potreste essere, come dire, la chiave di volta della nuova azienda. Ora, se ve la devo dire tutta, non è che veda dei grossi contrattoni, eh. Cioè, non c'è una carta che mi parla di contratti scritti, di contratti duraturi. Secondo me, novembre, soprattutto se state cercando di entrare in qualche grossa azienda, diciamo che novembre può essere un buon momento per smuovere i contatti, per capire cosa fare dall'anno prossimo in poi. Ci potrebbero essere effettivamente degli accordi vantaggiosi, però al di là di quello, cioè non sento che sia proprio una cosa che ha come contratto inizio novembre, cioè secondo me è più 2026. Novembre è un buon mese per prendere accordi, per stabilire il contratto, per capire come è il lavoro, per capire che cosa volete voi, insomma, è più un mese di orientazione, orientamento, non so come si dica, comunque, orientamento forse. Ehm, per cui ragazzi c'è da ben sperare. Chiaramente se state cercando qualche lavoro veloce, con i bambini vi consiglio di provare. Secondo me, novembre-dicembre, se avete bisogno di far girare il cash, il denaro, potrebbe esserci qualche possibilità, qualche opportunità intorno a tutto quello che sono i bambini, quindi potrebbero essere abbigliamento per bambini, le mense scolastiche, babysitter, agenzie, non lo so, magari di giochi gonfiabili, feste, cioè tutto quello che ruota intorno ai bambini può darvi nel breve periodo qualche soddisfazione lavorativa. Per le persone che sono dipendenti, allora, se avete chiesto un trasferimento è facile che ve lo diano a novembre. Se avete chiesto un aumento di stipendio con relativo aumento di responsabilità, cambio di ruolo e via dicendo, è facile che a novembre ve lo diano. O se non ve lo danno già a novembre, perché ripeto, contratti non ne vedo, però se c'è comunque un qualche tipo di apertura da parte dei titolari per darvi questa occasione in più, sento che novembre è un buon periodo perlomeno per prendere accordi, per cercare di capire che cosa voglio fare, cosa so fare, piuttosto che quello che richiede l'azienda, quello di cui ha bisogno, eccetera. Ma vi dico, finiamo con un 2 di coppe, quindi secondo me un punto di incontro vantaggiosissimo si trova per entrambe le parti. Per quello che riguarda le persone che sono autonome,
Scusate un attimo, torno indietro ai dipendenti. Se per caso state aspettando un rinnovo di contratto, diciamo che fino a dicembre siete dentro, secondo me. Dall'anno prossimo in poi c'è da vedere. Adesso sì, arrivando agli autonomi, devo dire che secondo me è un buon periodo. Si aprono una marea di strade. Ragazzi, una marea. Dovete solo scegliere, dovete solo puntare l'obiettivo che volete raggiungere fondamentalmente, perché io so che siete capaci di visualizzarvi esattamente lì dove voi volete essere e so che siete anche capaci di fare tutto quello che è necessario per raggiungere quell'obiettivo. Quindi molto interessante come periodo, sento aria di nuove collaborazioni, sento aria di nuovo lavoro, nuovo impegno. Ragazzi, il lavoro non vi mancherà fondamentalmente. Più che tutto, cercate invece di essere, di mettere, diciamo, un accento alle priorità, cioè sarà strategico per voi definire quali sono le priorità del periodo per portare a termine tutti i lavori, che vi siete prefissati, per accontentare tutti i vostri clienti, eccetera. Arriviamo ai soldi. Allora, a parte che ho la sensazione che potrebbe arrivare qualche soldo inaspettato, e qui sento che è più come un regalo che non in realtà una vincita. Se non è il soldo, fisico, può essere che vi regalino qualche idea, qualche strumento, magari ve lo prestano senza farvelo pagare. Possono essere aiuti comunque, magari non solo economici ma anche morali. Di fatto ci potrebbe essere qualcuno intorno a voi che effettivamente vi propone qualche nuova forma di investimento. Ed è un buon momento novembre per iniziare a parlarne, iniziare a pensare cosa faccio del mio futuro, come investo i miei soldi, come posso creare un fondo di risparmio. Diciamo che se siete lì lì, cioè nel senso che arrivate a pelo a fine mese, diventa un po' più difficile fare questo discorso, ma non è impossibile, non è impossibile. Si tratta di limare un po' qui e lì e vedrete che quei 30, 40, 50 euro al mese riuscite a tirarle via, che poi si tirano via subito, ma sono per il vostro futuro e accantonando questi soldi mese mese loro lavorano, producono interessi e quindi magari fisicamente ne mettete via 10.000, però poi quando li andate a ritirare sono 10.000, sono 12.000. Quindi quei 2.000 euro in più sono una specie di, tra virgolette, premio per aver ehm, accantonato un minimo tutti i mesi. Ripeto, può essere più difficile perché è un po' tirato, ma non è impossibile. Non vedo grosse spese, per fortuna questo è un mese dove non vedo spese impreviste. Parliamo di sentimenti. Allora, se siete single, devo dire che secondo me, ragazzi, novembre è un buon mese per creare nuove conoscenze, nuove opportunità. Però, se ve la devo dire tutta, secondo me molte persone avranno come questa nuova conoscenza attraverso gli amici, i conoscenti, i vicini, i parenti. Cioè ho come la sensazione che sarà un amico di un amico di un amico, un'amica di un'amica di un'amica, che insomma vi presenteranno e con il o la quale effettivamente c'è una buona intesa. Vi devo dire che secondo me qualcosa di scintillante potrebbe nascere. Ehm, e ho anche la sensazione che quasi fin da subito inizierete come a sentirvi tutti i giorni. Magari il messaggio del buongiorno, piuttosto che la buonanotte, il messaggio la sera come è andata oggi. Sarà una cosa costante piuttosto da subito, secondo me. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, dunque, qui si tratta di puntare un obiettivo comune, ragazzi. Se per caso, scusate, se per caso vi state incastrando in queste
lotte, discussioni, divergenze. Io ho come la sensazione che abbiate bisogno di uno stimolo nuovo all'interno della coppia, per cui è come se aveste bisogno di fissare appunto un nuovo obiettivo. Tra l'altro c'è anche la ruota della fortuna, quindi si tratta anche di revertire, di ribaltare gli obiettivi di coppia. Vi faccio un esempio stupido. Ehm, Voi come coppia siete sempre andati in vacanza al mare a luglio, ipotesi, quest'anno farete le vacanze a novembre in montagna. È come avete bisogno di provare esperienze nuove a livello di coppia. Avete come bisogno di risvegliare un po' la relazione, soprattutto se è tanto tempo che vi frequentate, magari convivete anche, quindi. Per quello che riguarda le persone che sono clandestine, in una situazione difficile, non ben definite come coppia, secondo me si prospetta un periodo abbastanza buono per voi. Ci sarà un po' da puntare i piedi, nel senso che qualsiasi sia la discussione di partenza, qui c'è bisogno di proprio lasciarsela indietro e andare verso nuovi obiettivi di coppia. Ora, voi non siete una coppia ancora, oppure non potete essere una coppia perché magari siete clandestini, ma questo non vi impedirà di trovare un nuovo e bellissimo equilibrio di coppia. Anche per voi sento che la relazione sarà più vissuta nel mese di novembre, probabilmente vi vedrete di più, vi sentirete di più, è come se riusciste a stare più a contatto l'uno dell'altra. C'è un 9 di coppia, c'è una carta di forte appagamento. Può essere che non sia così semplice incastrarsi, però poi alla fine sì, ce la fate, vi vedete, insomma, ci sono come dei nuovi punti di incontro all'interno della relazione o magari della situazione. Adesso anche lì voi siete un pubblico piuttosto vasto, nel senso che ci sono varie sfaccettature, quelli che magari hanno una relazione a distanza, quelli che non si sentono da un po', quelli che appunto sono clandestini, quelli che si vedono ma non si vedono, ma non si capisce che cosa sono. Il terzo gruppo è abbastanza vasto. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Se dovessimo parlare di famiglia di anime, e qui intendo la famiglia di sangue, gli amici, i vicini, i colleghi, tutti quelli che vi sono più o meno intorno, devo dire che è un buon periodo, scorre abbastanza bene. Ehm, Ci sarà, è come se veniste a sapere delle cose, che non dico che siano cose negative e neanche positive, è come un ah, mi mancava questa informazione, adesso ce l'ho. E vi dico anche che in famiglia potrebbe arrivare una lieta notizia. Quindi potrebbe essere il fratello, la sorella, il cugino, potrebbero esserci dei bambini in arrivo, potrebbero esserci dei nuovi progetti in arrivo, che possono essere progetto tipo ci trasferiamo, piuttosto che apriamo un'attività insieme, adesso lì dipende un po' dalla situazione di ognuno, però comunque direi che è un periodo abbastanza armonico per quello che riguarda la famiglia e i conoscenti. L'unica cosa che vi posso dire in più è di non farvi prendere, perché qui avete il matto, che è una carta di genuinità, ma anche tanto di impulsività. Mentre qui avete un cavaliere di pentacoli che vi dice proprio di rallentare, scalate la marcia e rallentate. Perché io credo che potranno arrivare delle notizie durante il mese che non sono brutte notizie, però sono come notizie che vi faranno chiedere se avete percorso la strada, se state percorrendo la strada giusta, se avete fatto le scelte giuste in passato, oppure come potreste effettivamente fare le scelte per il futuro. Quindi secondo me rallentare un po' il passo vi serve per correggere la direzione prima che sia troppo tardi, prima che ormai abbiate preso una strada che non vi porta dove volete andare voi. Andiamo a vedere Osho, ragazzi. Sperimentare, che è un 3 di bastoni, che è un'altra carta di viaggi, tra l'altro. E il ribelle, ragazzi, qua si tratta di, guardate, io adoro questa carta nel mazzo di Osho, è la carta dell'imperatore, però mi piace tantissimo perché fa vedere come
questo personaggio rompe le catene, qui avete il diavolo e qui avete 6 di spade, che è proprio la carta che parla del lasciarsi indietro i problemi, i modi di pensare, i pregiudizi, i preconcetti del passato. Il passato qua si intende della famiglia. E qui è un po' la stessa cosa, con la carta del imperatore vi dicono che dovete rompere le regole che avete imparato fino ad adesso, che avete seguito fino ad adesso, perché sono quelle che vi ha insegnato il clan familiare, ed è ora di creare le vostre regole. Anche qui avete una regina di spade ed è proprio colei che detta le regole. Quindi si tratta di creare la vostra realtà, creare la vostra zona di comfort, creare un nuovo equilibrio, se vogliamo. Andiamo a vedere ancora qualche oracolo. Il pensatore, carta numero 44, e la cosa mi colpisce perché anche l'imperatore è un numero 4 e qui abbiamo un doppio 4. Il 4 è il numero della stabilità, quindi è come se si creasse una nuova stabilità. Questo pensatore lo sento piuttosto collegato con questa regina di spade perché è proprio colei che pensa, che organizza, che gestisce, che fa le liste, che riflette. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Quando respiri l'alito della vita, tu inspiri, ma non puoi trattenere a lungo il respiro senza espirare. Il dare e il ricevere sono una sola cosa a doppia direzione, senza la quale non esisterebbe la vita. Apri il cuore e dà tutto ciò che puoi di quanto è stato dato a te. Dà il tuo amore, la tua saggezza, la tua comprensione. Dà le cose tangibili come quelle intangibili che ti appartengono. Dà con tutto il cuore e con gioia senza pensare a te. Io sono ciò che sono. La mia vita riempie ogni essere. La mia luce riempie la tua mente e il mio amore riempie il tuo cuore. Tutto è uno e tutto è unità. Ecco quanto accade col nuovo, ora. Così come la primavera è arrivata, l'inverno, il vecchio, se n'è andato. Guardate qua, scusate se interrompo, però fa vedere un po' che le foglie cadono, come se fosse autunno. Ma alcuni di voi non l'hanno ancora capito appieno e non l'hanno accettato. E finché non lo accetterete, i vostri occhi non si apriranno alla meraviglia di tutto ciò. Quindi è un po' come se vi doveste rendere conto che chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, scordiamoci il passato, no? È come se fosse finito un tempo ed è ora di uscire da questo condizionamento e cercare le vostre proprie regole, la vostra stabilità, il vostro equilibrio. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, hype, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione che vi spiega come funziona il tutto, ma lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Lì ci sono tutte le credenze limitanti che potreste lavorare, divise per settore, quindi amore, soldi, lavoro, bellezza, tempo, insomma c'è un po' di tutto e sono divise settore per settore e sono divise chakra per chakra, cioè siccome tratto anche temi di metafisica e di metamedicina, si va a lavorare ogni singolo chakra con i traumi ricevuti in infanzia e con le possibili credenze limitanti che si sono create in quella fascia d'età specifica. È molto interessante, è stato studiato come se fosse una formazione, infatti ci sono 4 playlist e vanno viste in ordine di numero. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado io trattando.
Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!